Albo6106 chiede: strano, ho sentito dire più volte che durante la meditazione si esplora il proprio io interiore. Ora tu dici che bisogna persino uscire da noi stessi. Ma questo era un commento al mio video a cosa pensare mentre fai meditazione. Allora, innanzitutto volevo rispondere, siccome ultimamente nei miei video sto cercando di utilizzarli per, invece che fare contenuti così, pensare a un contenuto e dire ok, lo faccio, semplicemente rispondo ai commenti che voi avete. Se voi avete delle domande, avete delle cose, quindi dei contenuti un po' più mirati, sono contento di farli. E quindi volevo rispondere a questa domanda. Tra l'altro, ragazzi, è un po' il periodo di Natale, quindi non so quando guarderete questo video. In ogni caso vi auguro tantissima fortuna, tantissima pace, amore, gioia e libertà per questo 2025 e spero che il 2024 sia stato un passo in più verso lo stare bene per voi. Per qualsiasi cosa io rimango disponibile. Allora, qual è il tuo vero io? Innanzitutto, io non ho mai detto di uscire da noi stessi, ma ho detto di uscire dalla nostra testa, dalle accumulazioni che ci siamo creati. Quando io ho detto uscire dalla nostra testa, uscire dal nostro avatar, dal nostro personaggio, quello che questa persona ha immaginato e ha detto, ecco, nella sua testa ha pensato, ecco, significa uscire da noi stessi, è proprio il problema per cui ho creato quel video. Se ha pensato uscire dai miei pensieri equivale a uscire da me stesso, vuol dire che il problema sta lì, che è identificato con i propri pensieri, che è il problema della maggior parte delle persone. La maggior parte delle persone stanno male esattamente per questo. Quello che sei veramente non è quell'idea che ti sei creato nella tua testa. Ti faccio un esempio. Quando eri piccolo eri così, eri piccolino così, sei nato e pian piano mangiando, prendendo cibo da questo pianeta e pian piano con esercizio, varie cose, eccetera, sei diventato quello che sei adesso a livello di corpo. Quindi il tuo corpo che cos'è? È un'accumulazione di quello che è accumulato finora per arrivare qui, giusto? La nostra mente la stessa cosa. Quindi tu avevi una mente a un certo punto con impressioni dall'esterno, quindi dati dai cinque sensi, dal nostro corpo, la finestra su questo mondo per fare esperienze sul mondo. Praticamente hai visto, guardato, osservato, ascoltato e hai memorizzato questi dati. Questa memoria ha creato anche un'immaginazione, quindi il passato, la memoria, è diventato anche immaginazione per il futuro, le due facoltà fondamentali che noi abbiamo come esseri umani per sopravvivere e che ci distinguono dagli animali. Una memoria e un'immaginazione. Quindi questi dati li abbiamo immagazzinati per poterli riutilizzare, per creare strumenti per la memoria, eccetera, ma anche per immaginarci un futuro. Il problema cos'è? È che la maggior parte delle persone utilizzano questi strumenti tutto il tempo, talmente tanto che ci si identificano e quella memoria, quelle idee che ci siamo fatti nella nostra testa per sopravvivere al meglio diventano noi stessi. Il problema cos'è? È che come noi ci creiamo queste cose, possiamo creare anche tante altre cose nella testa, tra cui la sofferenza, che non è il dolore fisico. Se uno arriva qua e ti arriva un pugno, che è dolore fisico, ma la sofferenza è tutt'altra cosa, è qualcosa che accade dentro di noi e quindi se accade dentro di noi è perché ce la siamo creata. Sì, esistono i traumi, nel senso che qualcosa succede all'esterno nella nostra vita, ma è comunque come noi rispondiamo a queste cose che poi crea il nostro karma, crea questo bagaglio di memoria dentro di noi che crea poi delle emozioni che magari sono più inconsce, delle emozioni che magari sono più consce, che magari sono un po' più sotterrate, che magari sono un po' più fuori. I pensieri creano emozioni e le emozioni creano la tua esperienza di vita, creano delle azioni, le azioni creano i risultati. Quindi in base alla circostanza, qualcosa che accade fuori, noi pensiamo qualcosa, creiamo un'emozione e dall'emozione escono fuori delle azioni, i risultati. Il punto cos'è? È che essendo nella nostra testa, se rimaniamo bloccati in quell'idea che noi pian piano negli anni ci siamo creati di noi stessi, mentre cresci non solo accumuli dati sul mondo esterno, ma anche su di te, quello che ti può piacere, quello che immagini non ti possa piacere, quello che le altre persone ti dicono di te. Quindi ti crei una sorta di avatar, un personaggio, immaginati un personaggio dei videogiochi dentro di te, e una narrativa, quindi la mia vita,
la mia situazione di vita, ti crei una storia che non esiste, non è qui, non la vedi, esiste solo il momento presente, il risultato di questa storia. La storia è semplicemente una narrativa che ti sei creato in testa. Questo personaggio che ti sei creato è una cosa nella tua testa, non è qualcosa di vero, di plausibile, che è qui e ora. E quindi quello che hai creato nella tua testa potenzialmente dovresti averne il controllo. Il problema è che molto spesso pensiamo di averne il controllo, ma non ce l'abbiamo. Questi pensieri diventano compulsivi invece che consci. E quindi se stai male è proprio perché sei identificato con questa idea di te. Questa idea di te ti fa soffrire. Perché dimmi che sofferenza c'è se non quella nella tua testa, nel passato o nel futuro. Dimmi se puoi soffrire se sei veramente fuori dai tuoi pensieri, dalla tua idea. Quello che ti fa soffrire è perché quello che c'è qui fuori è diverso da quello che c'è qui dentro. Tu vuoi che qualcosa accada in un certo modo, qui dentro, la tua idea, le tue aspettative, il tuo personaggio, e qua fuori non c'è. Ma se tu semplicemente impari a capire che qui dentro funziona come lo vuoi tu, puoi prendere il controllo e finalmente staccarti un po' da questi pensieri, imparare a utilizzarli come il vero strumento che hai, invece di utilizzarli tutto il tempo e addirittura identificarti con essi, ti prendi un po' di spazio da questo personaggio che ti sei creato e ti accorgi che non c'è un ideale, c'è semplicemente il qui e ora. E fidati che è meglio accettarlo, perché? Perché non hai altra scelta, perché spiegami se dove potresti essere se non nel qui e ora, dove a meno che non ci sia qualcuno che ti sta punzecchiando con un coltello, dov'è la sofferenza qui? Non c'è niente a soffrire, la sofferenza arriva là e là, passato e futuro, che sono idee mentali. Quindi per rispondere a questa domanda, in questo momento tu pensi che questa idea mentale, questo concetto, questo avatar, questa idea di te sia tu, quello che viene definito ego. Ego significa io. E quindi l'idea che hai di te pensi che sia tu. E quindi quando io ho detto nella meditazione uscire dai tuoi pensieri, hai pensato, quindi devo uscire da me stesso e non ritrovare me stesso? Il ritrovare te stesso significa esattamente uscire dai tuoi pensieri. Meditare significa proprio allenarsi a prendere uno spazio tra te e le tue accumulazioni, tra te e i tuoi pensieri, quindi l'idea che ti sei fatto di te, il tuo ego. E quindi, invece che essere identificato con qualcosa che non sei, ma che è uno strumento, una parte di te, sei finalmente identificato col vero io. Perché se hai accumulato, chi è che ha accumulato? In ogni frase c'è un soggetto e un'azione e un complemento oggetto. Se qualcosa viene accumulato vuol dire che c'è qualcuno che accumula. Quindi la cosa che hai accumulato, il tuo ego, le tue impressioni, non puoi essere te. La meditazione serve proprio a questo. Pian piano, creare quello spazio per farti trovare veramente il tuo vero io e non quest'idea di te che ti sei creato nella tua testa. Perché se mentre mediti sei continuamente lo stesso perso nei tuoi pensieri, stai facendo un esercizio mentale, ma non stai meditando. Ed ecco qua ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se avete qualsiasi altra domanda scrivetemi. E ragazzi, volevo anche chiedervi una cosa per il 2025, fatemi sapere se avete delle idee per dei contenuti che volete che io crei sul canale. Grazie ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Il vero io dunque non è qualcosa a cui puoi pensare, perché non è un oggetto, ma è l'eterno soggetto, è quella coscienza che ti permette di avere sopra di esse, all'interno di essi, grazie a quello, un personaggio, un avatar, un concetto, un'idea mentale di te. Quando cerchi te stesso, non lo puoi trovare. Pensi di poterlo trovare lì fuori solo perché ti sei identificato coi pensieri. Ma quando cerchi te stesso, il cercare, il vedere te stesso, quello è te stesso.